Perugia è il capoluogo dell'Umbria, una regione piena di colline e di città sulle colline. Agli umbri piace farsi del male costruendo le città sulle colline. Per raggiungere il centro, infatti, si può prendere una specie di trenino sospeso chiamato mini metro. Un po' cyberpunk e un po' Jurassic Park, si narra che fu proposto da uno strano uomo con un buffo cappello. C'era un po' di scetticismo, ma appena l'uomo minacciò di andarsene portando l'idea agli acerrimi nemici, i cittadini di Terni, i perugini accettarono subito, cantando mini metro, mini metro, mini metro. Perugia è una città etrusca. Questo è un muro etrusco. Questo è l'arco etrusco più grande della città. Appena Augusto riconquistò Perugia, lo ha firmato. Ad Augusto piace firmare le cose. Perugia ha la fissa per gli archi. Ci sono archi dappertutto. Archi costruiti su altri archi. Una vera città archeologica. Sopra la roba etrusca hanno costruito roba i romani. Sopra la roba romana hanno costruito roba i medievali. E sopra la roba medievale ci siamo noi. Ma a malapena si nota. Il simbolo della città è un grifone. E dato che è un animale figo, lo mettono ovunque. Grifone di Perugia. I perugini hanno rubato e appeso le chiavi della città di Siena per fare i ganzi, o come dicono loro, per fare i buli. Qualcuno ha fatto lo stesso con le chiavi del garage. Questa è piazza 4 novembre, data del compleanno del fondatore della città, Luigi Perugia. Questa è la Fontana Maggiore, è coperta da immagini tratte dalla Bibbia, dall'oroscopo, dalle leggende romane e dalla vita quotidiana, perché una volta la gente non era intelligente come noi e bisognava istruirla così. Queste sono le tre grazie: Grazia, Graziella e Barbara. Perugia ha lo stesso problema di Arezzo, ha le chiese a strisce perché non gli hanno più dato il marmo. Il Duomo sarebbe dovuto essere tutto così. Questo crocifisso esterno lo hanno messo i perugini per pregare fuori dalla chiesa, come protesta contro la tassa sul sale di Papa Paolo III. Papa Paolo III è il main villain di Perugia. Ha imposto un'altissima tassa sul sale ai perugini e questi prima decisero di fare il pane senza sale e poi di combattere il Papa nella guerra del sale. Indovinate chi capitanava l'esercito del Papa? Esatto! Alessandro Tomasoni da Terni. E da dove se no? Il successore di Paolo III, Giulio III, fece tornare le magistrature locali e quindi era più simpatico di Paolo III, ci voleva poco, e i perugini gli dedicarono la statua davanti al Duomo. Quella mano che chiude il becco del grifone, però, non è un bellissimo segnale. A Perugia ci sono scale, 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 archi e scale. Si possono ancora vedere le antiche mura della città, i reperti di vettovaglie romane e le scritte etrusche dei primi complottisti. Questo è il celeberrimo Palazzo della Penna. Siamo scesi dalle scalette di Sant'Ercolano e adesso stiamo entrando a visitare Palazzo della Penna. Non vedo l'ora di vedere tutte le bic che avranno qua dentro. Oltre a penne di tutti i tipi, troviamo Gerardo Dottori, il più grande futurista perugino. Famoso per il suo ottimismo, qui rappresenta Perugia che va a fuoco. Questo è Mazinga San Francesco, una crocifissione giusto un pelo melodrammatica, una rappresentazione futurista del minimetro e l'archetipo delle prime composizioni stile cartolina, con i primi uomini che indossarono l'elmo fatto con la scatola del panettone. Più in basso troviamo Beuys col suo amico, l'attore di Gianni sono ottimista. Beuys disegnò queste lavagne, sono così chiare che non serve che dica altro. Qui hanno girato Il Signore degli Anelli, Le Due Torri. Grifone di Perugia. Perugia è uno dei borghi più belli d'Italia, ma non è che... anche se alcuni pensano di no. Non avrei mai detto che la perugina fosse a Perugia. Tipicissima di Perugia è la torta al testo. La versione classica è con erbette, salsiccia, verbi e aggettivi. L'aperitivo si fa con birre artigianali di Perugia. Grifone di Perugia. In Umbria ci vanno sotto coi salumi e le carnettine. Molto buono è il panino con la porchetta in centro. Una cosa decisamente porca. I perugini mangiano sempre il maritozzo, ma dicono che non c'entra nulla con Perugia. Eppure ho dovuto prendermi questo bombolone perché i maritozzi se li erano mangiati tutti. In Via della Viola ci sono un sacco di cose pazzarelle artistiche. Quadri appesi, robot seduti sui cavi, tante frecce che indicano il niente, incisioni che fanno parte della corrente del maestro Cartoni Morti, sculture etrusche originali, marionette impiccate, giochi di parole finissimi, giochi di parole geniali, E.T. Telefono Perugia, murales bellissimo tipo Berserk, Grifone di Berserk. A Perugia non si tira lo sciacquone, si preme. Le statue sono molto sexy, agli stessi santi spesso cade l'occhio. Leone dei Guelfi. Perugia è costruita su una città, costruita su una città, costruita su una città. L'acquedotto romano è ora una strada dove si può camminare.
Una volta Perugia era chiamata la città turrita perché era piena di torri. Ora è rimasta solo questa. Le altre sono crollate o distrutte da, indovinate chi? Esatto, Papa Paolo III. Ricordate la guerra del sale? Ecco, è stata vinta dal Paolone, che decise di distruggere tutte le case della famiglia più influente, i Baglioni, per costruire la sua rocca. In pratica ha detto ai Baglioni di fare come i Baglioni. Ha letteralmente costruito la sua rocca in mezzo alle case, buttando giù muri, qualche arco qua, qualche arco là, ed ecco che Casa di Pino è diventata una camera da letto. Siccome lo trovo di cattivo gusto, non dirò che questa è la famosa casa dove alloggiava Amanda Knox. Questa antenna è meta di pellegrinaggio da quando è comparso il volto di Gesù. Questo è un leone guelfo quando incontra un leone di San Marco. San Voldemort. Per carità, se volete entrare fate pure, ma non è che ci sia nulla di interessante qui dentro, non siamo neanche inseriti nelle posizioni di Instagram. Entrati nell'abbazia di San Pietro, si scorge il campanile ancora fermo alla giornata divisa in 6 ore. Qualcuno gli dia un Apple Watch, per favore. La rete impedisce ai piccioni di rovinare tutto come al solito. Santa Maria di Chernobyl. Se le inventa tutte per attrarre l'attenzione. Dentro all'abbazia c'è la seconda tela più grande d'Italia, ma non è che... E se la si vede da lontano, sembra che ci sia un diavolo. Lo vedete? Le ombre sono gli occhi, poi c'è il naso, dai vabbè, è un diavolo. La stupidità dei teppisti è che sfregiano i muri con i loro nomi, così sappiamo che ad esempio questo lo ha fatto un pirla di nome Giosuè Carducci. Si dice che la regina Elisabetta, venuta in visita all'abbazia, disse in modo scherzoso che avrebbe potuto comprarsela facilmente. Allora le venne risposto che c'era un tesoro nascosto che lei non avrebbe mai potuto comprare. La bellezza dell'Umbria. Da quel momento la bellezza dell'Umbria è di proprietà inglese. Io però ho il permesso ufficiale di mostrarvi ancora un po' di colline umbre che sono molto belle, con tutti quegli alberi e quel giallo che penso siano campi di grano. Boh, non so, c'è un sacco di giallo molto bello. Arrivederci Perugia, terra ingrifata, mi devi un maritozzo.